Ciao e benvenuti al primo episodio di Hot Collectibles, la mia nuova rubrica mensile in cui parlerò di quelle action figures e collezionabili che ritengo interessanti ma che probabilmente non comprerò e quindi dei quali non avrei occasione di parlarvi non recensendoli. Questa prima puntata è dedicata a Man of Steel, l'uomo d'acciaio, il film di Superman, il nuovo film di Superman uscito il 20 giugno nelle sale italiane e quindi attualmente nei cinema. E ovviamente l'uscita di un film, di un grosso blockbuster, è un'occasione d'oro per far uscire sul mercato tantissime action figures e collezionabili. Quindi partiamo subito con la Mattel, che come per The Dark Knight Rises ha lanciato sul mercato due linee, una orientata più verso un pubblico di bambini e una invece orientata verso un pubblico di adulti, di collezionisti adulti, e cioè i Movie Masters. Quelle per bambini sono disponibili in due tipi, accessoriate oppure non accessoriate, sono alte 10 cm e quelle accessoriate costano intorno alle 10 euro, sono già disponibili nei negozi italiani, mentre quelle non accessoriate qualcosina in meno, quindi 8-9 euro. Hanno un'articolazione molto basic, ovviamente non sono super dettagliate. I Movie Masters invece sono alti 15 cm in scala 6 pollici e sono molto dettagliati, molto ben fatti, molto ben articolati, anche se un po' meno rispetto a quelli di The Dark Knight Rises, e sono venduti sul mercato americano intorno ai $20 l'uno, e non sono sicuro se verranno distribuite o meno sul mercato italiano, ma se accadrà sarà a settembre-ottobre, come accaduto per The Dark Knight Rises. Sono già state lanciate due waves, due serie. La prima serie include Jor-El, Superman e Zod in un costume molto simile a quello di Superman, però completamente nero, senza mantello e con ovviamente sul petto lo stemma di Zod, del generale Zod. La seconda invece serie include Zod nella Kryptonian Armor, molto bello, Faora, un'altra action figure completamente nuova rispetto alle precedenti, mentre le altre due in questa linea, in questa seconda serie, sono riciclate dalla precedente. Sono Superman con la Kryptonian Key, quindi con un accessorio extra, e Zod nella stessa versione della serie 1, quindi con il costume simile a quello di Superman, però con le manette, in manette. A me piacciono molto, io potrei acquistare Superman sempre se lo trovo ad un buon prezzo su eBay. Ci tengo a dirvi che a me piace moltissimo la versione del costume di Superman di Man of Steel, quindi sono molto tentato di acquistare un action figure che incarni Superman in questa versione del film. Quindi molto probabilmente acquisterò almeno Superman della linea Movie Masters. Andando avanti abbiamo le action figures della Playard Sky, che sono in scala 8 pollici, quindi alte circa 20 cm se non erro, e abbiamo Superman e Zod. Hanno questo anime style molto giapponese, che a me personalmente non piace. Io preferisco le action figures quanto più accurate rispetto a quello che vogliono ritrarre, quindi in questo caso rispetto al film. Costano però, ovviamente, se vi piace questo stile, fanno al caso vostro. Costano circa 80-90 euro in Italia e l'uscita è prevista per agosto 2013. Ovviamente le uscite che io vi dico sono quelle del mercato di riferimento, per l'Italia considerate 1-2 mesi di ritardo. Quindi questo per quanto riguarda le Playard Sky. Sono decisamente ben fatte, hanno un painting, soprattutto il painting è molto impressionante, però a me personalmente non piacciono per il loro stile anime. Andando avanti abbiamo l'action figure della NECA, la scala 1:4, quindi alta circa 45 cm, molto ben fatta. Devo dire che forse mi aspettavo qualcosa in più rispetto a quello che vediamo da queste immagini, soprattutto per quanto riguarda l'head sculpt. Il prezzo sarà di circa 100 euro sul mercato italiano e l'uscita è prevista per luglio 2013, ovviamente uscita USA, quindi ad agosto più o meno in Italia. Restando in tema di action figures enormi, abbiamo quella della Jakks Pacific, che è alta 79 cm ed è disponibile in due versioni, costume regular e costume nero. È un'action figure molto stilizzata, non è super dettagliata, ha un'articolazione molto basic, 7 punti di articolazione, però se vi piacciono le action figures molto grandi, questa è quella che fa per voi. Non è brutta esteticamente, anzi è carina secondo me, è abbastanza dettagliata
e ci tenevo a mostrarvela tra queste action figures perché secondo me non è affatto male per quello che costa intorno alle 50 euro. Considerate che è alta 79 cm, quindi per quanto sia stilizzata e per quanto l'articolazione sia semplice, è comunque una action figure molto grande che costa relativamente poco. Cambiamo decisamente livello e passiamo a quella della Hot Toys, rivelata pochi giorni fa, qualche giorno fa. È molto bella, ovviamente la qualità è eccelsa come tutte quelle della Hot Toys. L'head sculpt è buono, forse non perfetto, però è molto buono, non ci possiamo lamentare. Quello che invece è sicuramente da migliorare sono le proporzioni del corpo, che sono troppo, e forse un Superman un po' troppo massiccio, soprattutto sulle gambe, e quindi c'è qualcosina da migliorare, ma sono sicuro che la Hot Toys lo farà, migliorerà l'action figure anche sfruttando i commenti che gli utenti lasciano sulla pagina Facebook della Hot Toys. Il prezzo è $199,99 sul sito della Sideshow Collectibles, Sideshow Toy, e l'uscita è prevista per il primo quarto del 2014, anche in questo caso è un'uscita USA. Per quanto riguarda invece le statue, ne abbiamo diverse, ce ne sono veramente tante. Abbiamo quelle della DC Collectibles, molto belle, scolpite dalla Gentle Giant. Abbiamo diversi personaggi, abbiamo Superman, Jor-El, Faora e Zod, e costeranno circa 150 euro sul mercato italiano, e dovrebbero essere già uscite in America, quindi dovrebbero uscire a breve anche in Italia. Sono molto ben fatte, molto ben scolpite. Vedete, Superman ha il mantello che può essere posizionato come desiderate, un posable cape, credo anche Zod la stessa cosa, e sono molto ben fatte. Io ve le consiglio vivamente perché ho visto anche quella di The Dark Knight Rises di Batman ed era, devo dire, molto ben fatta, soprattutto in relazione al prezzo. Considerate che in scala 1:6 sono statue in scala 1:6, quindi alte 30 cm, come quelle della Hot Toys praticamente. Sempre in tema di statue abbiamo Superman della Kotobukiya, che rispetto a quello della DC Collectibles ha una posa forse più figa, più in azione, diciamo, meno statica. Anche questo ha il mantello posizionabile, posable cape, e il prezzo è leggermente inferiore, è circa 120 euro, e l'uscita è prevista per settembre 2013. Questa è uscita italiana, però uscita italiana settembre 2013, e forse il livello di dettaglio è leggermente superiore rispetto a quello della DC Collectibles, però lo sculpt del volto non mi convince al 100%, mi piace leggermente di più lo sculpt e il look generale di quello della DC Collectibles, che quindi vi consiglio vivamente. E infine, dulcis in fundo, abbiamo la Premium Format della Sideshow, una statua veramente impressionante, dalla fattura eccellente, eccelsa direi. Il prezzo è di $399,99 sempre sul sito della Sideshow, e l'uscita è prevista per marzo 2014. Le Premium Format sono in scala 1:4, quindi come le action figures della NECA, sono alte circa 45 cm, se considerate anche la base arriviamo ai 50 cm, forse anche più, e hanno una fattura veramente eccezionale. Sono delle statue ma hanno il vestito di stoffa, quindi hanno un mix, diciamo, di plastica e stoffa, tessuti e reali, spesso e volentieri anche parti di metallo. Insomma, sono veramente il top del top in quanto a statue. Certo, arrivate a spendere circa 400 euro sul mercato italiano per una Premium Format, però se avete disponibilità è sicuramente il non plus ultra. Questo conclude quindi la rassegna di di quelle action figures e collezionabili che mi hanno colpito di Man of Steel, dell'Uomo d'Acciaio. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ho intenzione di fare altre rubriche del genere, ovviamente non dedicate a una singola licenza, a un singolo film oppure un singolo personaggio, ma dal mese prossimo farò una rubrica mensile a fine mese in cui parlerò di tutte quelle action figures e collezionabili che mi hanno colpito durante quel mese.
e che, come ho detto, probabilmente non comprerò o non mi posso permettere di comprare perché magari, che ne so, gli Hot Toys per esempio, sì, me li comprerei tutti, ma per ovvi motivi economici non posso comprarli tutti e quindi mi piaceva avere uno spazio in cui posso parlarvi anche di quelle action figures che non comprerò probabilmente e quindi delle quali non avrei occasione di parlarvi diversamente poiché non le recensirò. Detto questo io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!